a tutti e benvenuti su Optime Channel. Quest'oggi iniziamo una nuova serie, parliamo dei test della sequenza MKH come già avevo annunciato in un mio vecchio video e mi sembra anche ora di iniziare questa nuova serie. Siccome la sequenza inizia con il test K o test della croce, oggi parleremo proprio di questo test. Questo è un test che valuta la componente motoria o dinamica della disparità di fissazione relativamente alla tipologia FD1, che è la tipologia di disparità fissazione valutata in assenza di stimoli fusionali. Infatti il nostro target è composto da una croce, quindi abbiamo un ramo verticale e un ramo orizzontale. Non ci sono degli stimoli fusionali, ovvero visti da entrambi gli occhi. Il test può essere un polarizzato, come tradizionalmente è, oppure potrebbe essere anche un lato stereoscopico, che è molto più ecologico come test. In ogni caso abbiamo una componente che nel nostro esempio è quella verticale vista dall'occhio destro e una componente orizzontale che nel nostro esempio è vista dall'occhio sinistro. Prima di iniziare il test vero e proprio ci dobbiamo accertare che l'utente esaminato percepisca entrambe le componenti del test. Quindi se percepisce una croce, allora possiamo stare sicuri che non vi è soppressione. È chiaro che se lui riferisce di percepire soltanto il ramo verticale o solo il ramo orizzontale, ci sarà una soppressione. Stiamo attenti anche a delle instabilità, nel senso che vede uno dei due rami che va e viene, insomma. Anche questo potrebbe essere un primo campanello d'allarme, che c'è qualcosa che non va. Oltre a ciò dobbiamo anche essere sicuri che l'utente percepisca con la stessa intensità, con lo stesso contrasto, con la stessa luminosità le due componenti del test. Perché vi dico questo? Perché se ciò non avviene vi possono essere magari degli errori rifrattivi che non sono stati completamente compensati e quindi diciamo che sfociano in queste differenze percettive. Fatto ciò possiamo iniziare con il test vero e proprio e quindi chiediamo all'esaminato di dirci se vi è una delle due componenti, se quella orizzontale o quella verticale, che si muove in una direzione. Ad esempio quella verticale può andare verso destra oppure verso sinistra, quella orizzontale può andare verso il basso oppure verso l'alto. A questo punto, se vi è uno spostamento, questo spostamento è indotto dalla disparità di fissazione. E noi cosa facciamo? La possiamo valutare quindi con dei prismi e poi compensare con quei prismi stessi. Vi faccio un esempio: se il ramo verticale della croce va verso destra, con questa configurazione che vi ho elencato prima, quindi il ramo verticale visto dall'occhio destro e il ramo orizzontale visto dall'occhio sinistro, avremo probabilmente un'esodisparità di fissazione. Quindi utilizzeremo un prisma base out, il quale riporterà il ramo verticale dalla zona di spostamento all'origine, quindi al centro della croce. Se non vi sarà nessuno spostamento, invece avremo un'ortodisparità e potremo tranquillamente procedere al prossimo test. Nel caso che vi ho appena citato, quindi abbiamo una esodisparità, segniamo questo valore e lasciamo sull'occhialino di prova la quantità di prisma che ci è servito per neutralizzare lo spostamento. Per il test K della croce è tutto, noi ci vediamo con il prossimo Opto video, sempre sulla sequenza MKH. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate tanti mi piace. Opto Style.